Buonasera. Casa Green, fino a qualche tempo fa, era una delle case più accoglienti di New York. Feste, ricevimenti. E ora invece... Volete darci un'occhiata? Da 3 anni sono immobile su questo letto. Sono inutili le sue cure, dottore. L'unica mia consolazione è l'avvicinarsi della morte. Soltanto in quest'idea trovo la forza di sopportare il male. Soffrirei di meno se i miei figli avessero cura di me, ma forse è esigere troppo. I giovani e i sani non si degnano di pensare ai vecchi, ai deboli. Siamo un peso troppo forte per loro. I figli, dovessi rinascere, ci penserai 20 volte prima di metterli al mondo uno solo. Ti rovinano la vita, ti succhiano l'anima. Cerchi di avere pazienza, signora Green. I suoi figli le vogliono bene, anche se mi lasciano sempre sola. Una povera vecchia, malata e sola. le dia le solite gocce per la notte. 12 basteranno. Ci vediamo domani, signora Green, come al solito. Buonanotte. Da anni non lo so più che cosa sia una buona notte. Rimetta a posto i cuscini, Craven. Lei è pagata per procurarmi un po' di comodità. Lei almeno è costretta a farlo. Vieni con me domani a giocare a golf, Rex. Sai benissimo che non mi interessa. Continua a consumare la tua vita su quei libri. La cosa ti pare decisamente assurda, eh? Mi preoccupo per la tua salute. Non mi piace molto assistere alle tue crisi di nervi. Non sei uno spettacolo gradevole. Ma smettila! Gli unici tuoi amori sono il gioco e il denaro. Chester, non fingere con me interessi e affetti che non hai. Ormai ti conosco troppo bene. No, è inutile che tu cerchi di giustificarli. Conosco i miei figli, li ho partoriti io. Hanno rigato dritto fino alla morte di Tobias.
e adesso aspettano soltanto che io muoia. Sta buona, mamma. Ecco, gira un attimo la testa. Ma che bei capelli giovani che ha questa cara signora. Nemmeno Sibilla, che è così bella, li ha tanto morbidi. Ada, cara, tu sei l'unica che mi capisce e mi ama. E sai perché? Perché non sei mia figlia. Ma da quando Tobias ti portò in questa casa io ti ho sentita più mia che non tutti gli altri. Mi avete dato molto facendomi diventare una Green. Una volta questo nome significava qualcosa a New York. Adesso siamo soltanto una vecchia casa in decadenza e una vecchia donna con dei figli che non si curano di lei. Voglio vedere la lista, prima che vada fuori domattina. Sì, signora Giulia. Sì, signorina Giulia. Ripeta e impari. Sì, signorina Giulia. Non voglio storie, Hemming. Regolatevi. Quanti orologi avete di là in cucina? Non sapete guardarli? Cosa vuole, signorina Giulia? Gli orologi segnano le ore, ma il tempo ha un'altra dimensione. E allora siamo intesi che non si ripeta più. Altra cosa, ha passato ad Alice la lista per domani? Ah, dottore. Ancora in piedi, Giulia. Non è più tardi del solito. Come ha trovato la mamma? Non è più malata del solito. Sprut accompagna il dottore e chiude il cancello. Non è uscito nessuno, vero? No, signorina. Buonanotte. Buonanotte, Giulia. La precedo, dottore. Spegnete tutte le luci prima di coricarvi e controllate la chiusura delle porte. Buonanotte, signorina Giulia. Bon nuit, mademoiselle. Lo sparo è venuto da qui. Ada! Respira ancora, è viva. Sprutta la finestra. Aiutami, Sprut. Piano, perde molto sangue. Telefono al dottore, mi chiede di venire qui subito. Povera signorina Ada. Fai presto, Sprut. Sì, signore. Mi scusi, signorina. L'altro sparo La povera signorina Giulia. è morta. Da dove vieni? Sono uscito un momento. Avevi detto che saresti andato a dormire. Dove sei stato? Cos'è? Siamo prigionieri in questa casa. Non posso nemmeno uscire quando voglio. Sibilla, io sono padrone di fare quello che mi pare qua dentro, come tutti del resto. Tua sorella Giulia è stata assassinata. Contento di vederla, signor Vance. Cosa fa di bello? Ahimè, caro Heath, dall'ultima volta che ci siamo visti ho perso il mio tempo,
occupandomi di certe ceramiche del Rinascimento. La vita sarebbe molto noiosa senza qualche stravagante delitto di tanto impatto. Sta parlando del delitto di Casa Green. Ah, lo supponevo. Ha letto i giornali? Per loro il caso sembra risolto, un ladro. Non sarà facile prenderlo. Ma non credo si tratti di un ladro professionista, ma un dilettante che ha tentato il colpo e si è lasciato prendere dal panico. Il caso in effetti si presenta abbastanza singolare. Un ladro entra in una ricca casa della 52esima strada, contempla al piano terra in sala da pranzo la sontuosa argenteria dei Green, poi a un tratto si spaventa, forse perché l'argenteria è brutta, sale al primo piano, spara a 2 donne nelle loro camere da letto e fugge. Bizzarro. Finora è l'unica ipotesi che si può fare. Se gente lega ha sempre bisogno di fare delle ipotesi. Ha capito che spesso risultano infondate? Sì, te l'ho fatta chiamare perché Chester Green ha chiesto di parlare con me. Vorrà che le indagini siano assunte da lei, procuratore. Si sentirà meno a disagio a essere interrogato da uno del suo ambiente. No, se è per questo, credo che Chester Green appartenga più al mondo di Vance che al mio. Verrai con noi a guidare i nostri passi incerti. Niente potrà impedirmelo, caro John. Assolutamente niente. Nulla di preciso, ma sento che questa è una storia complicata, che c'è al fondo qualcosa di tenebroso, come un germe terribile, da cui verrà un male infinito se non ci affrettiamo a sradicarlo. Lei è un vero psicologo, signor Chester. Ho controllato tutta la casa da cima a fondo. Non manca assolutamente niente. La porta principale non presenta il minimo segno di effrazione, così le finestre. Com'è riuscito ad entrare il ladro? Eppure qualcuno è entrato. Ha ucciso sua sorella Giulia e ferito la signorina Ada. O lei pensa che non sia entrato nessuno? Chissà se qualcuno possiede una rivoltella in questa casa. Io. O meglio, la possedevo. La tenevo in un cassetto della mia scrivania, ma adesso non c'è più. O l'ho perduta, oppure... Oppure qualcuno l'ha presa. Che calibro era? Una Smith & Wesson, calibro 32, col calcio di madreperla. Sono state entrambe colpite dalla stessa rivoltella, una calibro 32. Siete sicuro che sia sparita? Ho cercato dappertutto. Ma forse l'ha presa il ladro, sedotto dalla bellezza del calcio di madreperla, un ladro esteta. Io temo che questa rivoltella non riapparirà finché non avremo risolto il mistero. E se stiamo tutti qui seduti, temo. Stavo leggendo Marziale, signore, nella mia camera a pian terreno, allora quando ho udito uno sparo. Sono subito corso e ho visto la porta della povera signorina Giulia aperta e illuminata. È stato molto coraggioso Sprut a correre subito. Potevano sparare anche a lei. Ma io sono vecchio, signore. Cosa vuole che me ne importi? Alla mia età. Lei legge Marziale ma crede in Seneca, Sprut. Lei è uno spirito filosofico. Il ladro potrebbe essere entrato in questa stanza proprio perché è la prima che si trova venendo su dalle scale. Signor Chester, sua sorella Giulia aveva l'abitudine di chiudersi a chiave quando andava a coricarsi. Sempre. Anche per questo non può essere stato un ladro. Lasci fare a noi le elezioni, signor Chester. Quindi Markham è stata Giulia ad aprire la porta. È un po' difficile che l'abbia fatto per far entrare uno sconosciuto o un ladro, non mi pare. Già, ma ieri sera potrebbe aver dimenticato di chiudere a chiave. Possiamo dare un'occhiata alla camera? Prego. Dov'è l'interruttore della luce? È qui. Sprut, lei è sicuro che ieri sera in questa camera la luce fosse accesa? Sì, signore. Il suo ladro doveva essere un indovino o un mago per trovare con tanta facilità l'interruttore della luce. Poteva saperlo, un fornitore, un elettricista venuto per una riparazione. Già, perché lei sostiene che il ladro, fuggendo da questa stanza, abbia attraversato la camera della signorina Ada, sparandole nell'occasione, per poi dileguarsi precipitosamente per la scala che da lì porta nel giardino. Questa sembra infatti l'ipotesi più logica. Ma perché non ha preso la scala principale, così comoda, così vicina? No, invece il ladro preferisce entrare in un'altra camera, sparare ancora e poi fuggire attraverso la porta finestra. Incoscienza, Heath, le sembra sensato? Perché scendendo dalle scale principali rischiava di incontrare qualcuno. Il signor Sprut, per esempio. E già rischiava. Ma entrando in un'altra camera ha incontrato certamente qualcuno. La signorina Ada, in questo Giusto. caso. Signor Chester, qual è la sua camera? Questa. Lei ha sentito certamente i colpi. Non li ho proprio sentiti, ma è stato il primo colpo che mi ha svegliato di soprassalto. Ho cercato di riordinare le idee così al buio. Un risveglio piuttosto lento, diciamo. Quanto tempo pensa che sia passato fra la percezione del colpo e il momento in cui si è alzato? Un paio di minuti forse. Mi sono diretto verso la camera di Giulia quando ho sentito l'altro sparo, quello che proveniva dalla camera di Ada. Sorpreso, mi sono diretto da lei e stavo quasi per aprire la porta quando ho visto Sprut uscire dalla camera di Giulia.
Esatto, signore, quasi contemporaneamente. Diciamo 3 minuti e mezzo, 4. I suoi fratelli e le sue sorelle dormono tutti su questo stesso piano. Sì, tutti noi della famiglia. La servitù invece dorme al piano di sopra. Esatto, signore. E io, come le ho già detto, ho le mie piccole comodità al pian terreno. È già col suo marziale. Sì. In quella camera lì chi dorme? Mio fratello Rex. Lui avrà sentito chiaramente il colpo. Chissà perché non si è svegliato. Anche se l'avesse sentito avrebbe nascosto la testa sotto il cuscino. Non ho sentito per una ragione molto semplice. Non ero in casa. Ah, è rientrato molto tardi, signor Rex? No, è stata una strana coincidenza. Sono rientrato pochi attimi dopo il delitto. Avrà incontrato qualcuno allora, nei pressi della casa? No, assolutamente nessuno. Arrivato al cancello mi sono stupito di vedere ancora le luci accese. Poi ha aperto il cancello ed è entrato nel giardino. No, il cancello l'ho trovato aperto. Mi dispiace contraddirla, signorino. Io stesso chiusi il cancello a chiave, secondo i desiderata della povera signorina Giulia. Non ho dovuto usare la chiave per rientrare. Mi è bastato spingere il cancello. Era accostato. Eppure io l'ho chiuso, signorino. Beh, lasciamo andare queste... Sono dettagli senza nessuna importanza. No, se accettiamo l'ipotesi del ladro è logico aspettarsi che il cancello fosse aperto. Perché, sergente? C'è qualcuno che dubita che sia stato un ladro. Ma chi avrebbe sparato allora? Uno di voi. O almeno uno che abita in questa casa. È un'accusa ignobile. Perché non reagisci? Dovresti almeno protestare davanti a simili infamie. Non può, Rex. Suo fratello Chester è di opinione diametralmente opposta alla sua. Lui crede che a sparare non sia stato un ladro di passaggio. Vigliacco! Tu sei un essere spregevole! Tutti! Io non ne posso più! Non sopporto più questa casa! Calmati, Rex, sta buono, altrimenti ti verrà un altro dei tuoi soliti attacchi. Tu ci hai sempre disprezzato! E adesso ci accusi di spararci uno contro l'altro, come dei pazzi assetati di sangue! Perché ti irriti? Tu non c'entri. Tu sei stato molto fortunato a restare fuori ieri sera, proprio ieri sera, tu che non esci quasi mai. Ma se sapessi qualcosa io parlerei! Per vendicare la morte di Giulia! Ma soprattutto per punire chi ha ferito Ada! La vita di Ada è già dura abbastanza, con nostra madre che la tratta come una serva! Hai avuto molta fortuna a restare fuori e rientrare su la cose fatte. Molta fortuna, Rex. Spero davvero che tu abbia ragione, Chester. E che la prossima vittima sia proprio tu. Di quali attacchi parlava, signor Chester? Soffre di epilessia, suo fratello? No, non è epilettico, ma è spesso preda di crisi violente e perde il dominio di sé. Dedica troppo tempo ai libri, sport, aria aperta ci vorrebbe. Comunque credo che non sia capace di fare del male ad alcuno. Anche se da ieri sera non sono più sicuro di niente. Chester, con chi stai parlando? Chi c'è lì con te? La polizia, mamma. Fai entrare, voglio proprio vederti quella della polizia. Ehi, Evans, il signor Philo Vance, che cosa fa qui con questi signori? Guardi che non ho nessuna intenzione di far stimare le mie opere d'arte, né tantomeno di vendere nessun oggetto di questa casa. Non tema, signore Green, sono qui di passaggio. Ne approfitto per dare un'occhiata al suo magnifico Buddha. Comunque, signor procuratore, comprendo benissimo che sia difficile evitare tutto questo, ma io desidero riposare. La mia schiena, dopo tutto quel pandemonio della notte scorsa, mi fa molto più male del solito, ma chi si cura di una povera vecchia paralizzata come me? Fanno bene, del resto. Gli infermi sono di troppo a questo mondo. Non è mia intenzione disturbarla, signora Green, ma è molto importante che ci dica con esattezza cosa ha sentito questa notte. Addormentarmi è sempre molto faticoso, devo prendere un sonnifero. Mi sono svegliata più tardi, quando tutto era già accaduto. E nessuno si è preoccupato di me. Mi hanno lasciata qui sola. Ma forse non era mancanza di premure da parte dei suoi figli, signora. Erano sconvolti dalla tragedia. Sì, mi dispiace. Soprattutto per Ada. Come sta la mia Ada? Chester, avanti, dillo. Come sta tua sorella? È l'unica che ti interessi di tutti noi, Ada. Sta bene, tornerà presto al tuo servizio. Giulia invece non la vedrai più. Ada è buona ed è l'unica che mi vuole bene qua dentro, anche se non è mia figlia. Ah, non è sua figlia, la signorina Ada? No, è figlia di vecchi amici di mio marito, scomparsi quando lei era ancora molto piccola. La prendemmo qui in casa.
L'abbiamo adottata. Porta lo stesso nome dei miei figli veri. Ed è l'unica che mi ami. E non guardarmi così. Anche se non piango per la morte di Giulia. Il sangue non conta niente. Niente. Da che sono paralizzata, tutti i miei figli mi considerano un peso. Mi odiano. Tutti mi odiano. Non so cosa sia successo né perché, ma so che la punizione viene dall'alto. È stata la mano di Dio a colpire. A quale setta religiosa appartiene, signora Hemming? Signorina, prego, a nessuna setta. Sono presbiteriana e posso affermare senza timore di smentita che da diverso tempo su questa casa doveva piombare la collera divina. Troppe cose che non vanno ci sono qui dentro. Troppe cose. Ce ne dica qualcuna, se non le dispiace. E perché? Non avete occhi da vederle da soli? In questa casa non c'è amore. C'è solo odio. Odio tra fratelli. Non fatemi parlare. Posso dire soltanto che il peccato non paga o paga male. Chi commette peccato sarà punito. Sono sostanzialmente d'accordo con lei, signorina Hemming. Il peccato non paga mai. Ma quali potevano essere i peccati della povera signorina Giulia? Lei ne conosceva qualcuno? La superbia, prima di tutto. E non è un peccato capitale. E poi era cattiva dentro, pace all'anima sua. Non sto parlando solo di lei, ma di tutta questa famiglia. Ha tirato i fulmini dal cielo. Non resterà che cenere di questa casa e dei suoi componenti. Nient'altro. Anche lei non ha sentito gli spari? Oh sì che li ho sentiti. Allora perché non è scesa subito? Ero troppo spaventata. Stava già dormendo? No, non dormivo ancora. Scusi, signorina, come mai ieri sera quando scesa era ancora vestita? In questi casi in genere si corre così come ci si trova, in vestaglia, in camicia da notte. Non mi ero ancora spogliata. Anche lei è salita alle 9:30 come tutti gli altri dopo che il signor Sprut ha chiuso la porta e il cancello? Avanti, su, dica la verità. Ero uscita. Ma per favore, non dovrebbe saperlo nessuno. Non ho il permesso di uscire la sera. E a che ora è rientrata? Poco prima degli spari. Stavo per spogliarmi quando ho sentito il primo colpo. Esce spesso di sera? Così tardi, da sola? No. Ieri sera avevo un appuntamento con un amico. E quando è rientrata, il cancello? Era aperto o chiuso? Il cancello? L'ho trovato aperto, sì, insomma, era accostato. Forse lo aveva lasciato lei così, quando è uscita. Cerchi di ricordare bene. Oppure il signorino Rex. Era uscito anche lui ieri sera. Lo sapeva? No, non lo sapevo. Cioè, l'ho saputo dopo, quando l'ho visto rientrare. Mia sorella Sibilla, il procuratore Markham. Piacere. Il signor Pilovanzo, un mio amico. Suppongo lei sappia la ragione della simpatia di mio fratello nei suoi riguardi. Lei è una delle pochissime persone che Chester riesce a battere a golf. Dammi una sigaretta, Chester. La regie? Prego. Troppo gentile. Anche la signorina Sibilla respinge l'ipotesi del ladro come suo fratello Chester? Chester ha delle intuizioni sublimi, qualche volta è uno dei suoi meriti. Perciò anche lei è scettica? Scettica? Io non ho mai pensato a un ladro. E non riesco nemmeno ad immaginarmelo un ladro impegnato a rappresentare un dramma così complicato come quello della notte scorsa. Ma allora la domanda dovrebbe essere un'altra, Markham. Chi poteva essere interessato alla morte delle sue sorelle? Se è per questo noi Green possiamo essere sospettati in blocco. Non siamo certo una famiglia ideale sotto nessun aspetto e non si può dire che ci amiamo molto. Non facciamo che litigare e insultarci a vicenda. E ognuno di noi avrebbe 1000 ragioni per desiderare la morte degli altri. Chester, ad esempio. Mi strozzerebbe molto volentieri se questa soddisfazione non gli togliesse la possibilità di continuare a giocare a golf. Non è così, certo? Rex ci considera tutti esseri inferiori ed è molto ammirato della propria bontà d'animo che finora gli ha impedito di sopprimerci come insetti fastidiosi. L'unica ragione per cui nostra madre non ci ha ancora sterminato è che non si può muovere dal letto. Giulia, col suo egoismo, avrebbe benissimo potuto vederci morire nell'olio senza muovere un dito. E Ada è un'incognita. Nessuno tranne nostro padre ha mai saputo di dove sia piovuta. Ci odia tutti e l'unico suo desiderio è vederci all'altro mondo. E lei, Sibilla? Non sono migliore degli altri. Ma allora non capisco perché continuate a vivere tutti insieme qui in questa casa.
Perché non ve ne andate, ciascuno per conto vostro? Perché nostro padre ha voluto così, che restassimo sempre tutti uniti. La sua cara, la sua amata famiglia non avrebbe mai dovuto smembrarsi. E la volontà di un padre come Tobias Green va rispettata. C'è da dire che ognuno di noi è assolutamente incapace di vivere del proprio lavoro. Senza il patrimonio dei Green saremmo delle totali nullità. Lei, signorina, sapeva che suo fratello Chester possedeva una rivoltella? Certo, non è un segreto, lo sappiamo tutti. Abbiamo molte ragioni di pensare che sia stata usata proprio quell'arma ieri sera. Pensiero che purtroppo non è di grande utilità, sergente Heath. Dato che il signor Chester afferma di averla perduta e non si ricorda né dove né quando. L'hai perduta, Chet? Non la trovo più. Una settimana fa era ancora nel tuo cassetto. Sei andata a rovistare nella mia scrivania? Perché? Cosa cercavi? Forse la rivoltella? Sai bene quello che cercavo. Una spilla di diamanti. Gliel'avevo prestata per pagare certi suoi debiti. Debiti? Di che genere? Potevi chiedermela senza ficcare il naso negli affari miei. Come sta la signorina Ada? La considero ormai fuori pericolo. È stato un puro caso. Pochi centimetri più in basso e anche lei riaspacciata. Possiamo vederla? Lei comprende quanto sia importante la sua testimonianza. Purché siano pochi minuti, signor procuratore. Non vorrei che si agitasse troppo. Ieri sera, dottore, non era in casa quando il signor Sprut le ha telefonato. Come mai? Sono un medico, sergente. Non ho orari. Ero stato chiamato al capezzale di un'altra cliente. Fortunatamente sono arrivato solo pochi minuti dopo e sono potuto venire subito qui. Fortunatamente, già. È stata una vera fortuna essere rientrato in casa poco dopo. Quanta gente ha avuto questo tipo di fortuna ieri sera? Dove è stata colpita esattamente la signorina Ada, dottor Famblon? Alla spalla sinistra, terzo scapolare. Da tergo. Il foro d'entrata non lascia dubbi. Non so dire per che cosa mi sono svegliata. So soltanto che mi svegliai di soprassalto con la sensazione di un pericolo. Scusi, quando è successo? La stanza era al buio? Sì, in un buio assoluto. Ero atterrita proprio per questo. Non potevo vedere assolutamente niente. Come se vicino a me si muovesse un fantasma, uno spirito maligno. Cercai di gridare, ma non riuscii ad emettere alcun suono. E allora restai immobile, in attesa, ma non si udì nessun rumore. Anche se io sapevo che vicino a me qualcuno o qualche cosa mi stava minacciando. Alla fine poi riuscii a muovermi. Volevo accendere la luce e così mi diressi verso la porta per girare l'interruttore. Ma avevo appena fatto pochi passi quando, ad un tratto, una mano mi sfiorò. Rimasi come pietrificata. Non potevo gridare, non potevo muovermi. Allora cercai di fuggire verso la finestra. E dietro di me sempre un rumore come di passi strascicati. Allora capii che non c'era più scampo. Udì un colpo violento, poi un gran caldo alla spalla e una nausea profonda. E poi mi sentii cadere, sprofondare. Non vorrei tormentarla con ricordi penosi, signorina Ada, ma lei è l'unico testimone diretto. Lei ha detto che si è svegliata perché ha avvertito una presenza nella stanza. Qualcosa mi avvertì di una presenza, ma non saprei spiegare che cosa. Cos'era? Un respiro, un odore, un profumo? Non me lo ricordo. Ero troppo spaventata. Le sembrava di riconoscere qualcuno? Aveva la sensazione che si trattasse di una persona nota? Io ho sentito soltanto dei passi dietro di me, poi lo sparo. Cerchi di ricordarsi bene di quei passi. Le sembravano di uomo o di donna? Non lo so. Mi dispiace. Perché non dici di avere riconosciuto il mio passo? O forse non hai abbastanza coraggio per mentire? Lei prima mi ha chiesto chi potesse avere sparato, ora posso risponderle. È questa piccola vipera dall'aria innocente. Giulia è stata solo la prima vittima, ci ucciderà tutti uno dopo l'altro. Ma, Sibilla, non puoi parlarmi così. Che cosa ti ho fatto perché mi odi tanto? Che cosa mi hai fatto? Tutto e nulla. Con quelle tue moine dolci e tranquille, la tua pazienza, i tuoi occhi languidi da cane fedele, ma la verità è che ci odi da quando sei entrata in questa casa e hai sempre atteso il momento giusto per agire, per vendicarti. Sibilla, basta. Sei pazza a dire delle cose così orrende. Sono assurdità. Cosa t'ha preso, Sibilla? Come puoi dire di Ada Signorina Sibilla, scusi, lei sta dimenticando che anche Ada è una vittima. Noi sappiamo che sia lei che la povera Giulia sono state colpite dalla stessa rivoltella. Può essersi ferita da sola.
Oh sì, in teoria non si può escludere, certo, ma per spararsi occorre un'arma innanzitutto. Dove è andata a finire? Nessuno di quelli che sono entrati qui dentro per primi, subito dopo gli spari, ha trovato qualcosa. E quando anche qualcuno avesse fatto sparire la rivoltella, come avrebbe potuto Ada spararsi da sola alla spalla sinistra da tergo? Mi scusi, sono stata una pazza a formulare quelle accuse contro mia sorella. Ora cerca di riposare, Ada. Quando si sarà calmata Sibilla, si pentirà certamente di ciò che ha detto. C'è una comprensibile tensione qui in casa Green. Io non sono una vera Green. Questa è la ragione della loro antipatia. Papà Tobias era l'unico a volermi bene qua dentro. E io lui. Insieme a lui mi sentivo felice. Poi 5 anni fa è morto. E da allora, povero papà, vogliono vendicarsi su di me, anche per le sue colpe. Quelle che chiamano le sue colpe. Lei, sergente, ha visto il cadavere di Julia Green. Ha notato qualcosa di strano? Nessuna traccia di lotta, se è questo che vuol sapere. E il viso, sergente, era quello di una persona uccisa nel sonno? No, i suoi occhi erano spalancati. Spalancati? E che cosa esprimevano? Orrore, stupore, spavento? Boh, tutte queste cose insieme, direi. La bocca era aperta, come se fosse stata sorpresa da qualcosa. Quello che noi cerchiamo è proprio in questa bocca aperta e in questi occhi sbarrati. Giulia vide la cosa che la minacciava e impietrì per lo stupore. Andiamo avanti, sii più preciso. Dici esattamente quello che pensi. Parola d'onore non lo so, è ancora un'idea vaga. So soltanto che quella casa è putrida, Markham. Sta corrompendosi, corrosa da un decadimento infinitamente peggiore di quello materiale. Ma vedi, Vance, non è difficile scoprire nelle famiglie elementi di antagonismo, di odio. Ma non sempre l'odio è un movente preciso per un delitto. E inoltre non costituisce elemento probante per un'accusa specifica. Forse non c'è ancora un legame preciso fra l'atmosfera della casa e il delitto. Proprio questo rende la situazione oscura e pericolosa. Qualcuno vive nell'ombra e aspetta. Questa è la sensazione che ho avuto stamani entrando in casa Green. Ma io sono un poliziotto, signor Vance. Io ho bisogno di elementi concreti, di prove. Non posso mica restare un clima, un'atmosfera. Ma un elemento concreto esiste già, sergente. L'enigma delle luci accese in entrambe le stanze. Nella camera di Giulia la luce fu accesa prima del delitto. Questo è spiegabile in un solo modo. Giulia si era già coricata, aveva chiuso la porta a chiave, come faceva sempre. A un tratto qualcuno ha bussato, una persona nota evidentemente, perché Giulia si è alzata, ha acceso la luce, ha aperto la porta, ha fatto entrare la persona e si è coricata di nuovo. A un tratto il visitatore, mentre stava forse spiegando la ragione della sua visita, estrae una rivoltella e spara. Questo soltanto può spiegare l'espressione di stupore, oltre che di spavento, sul viso di Giulia. Ma perché allora la stessa persona entrò nella stanza di Ada per lo stesso scopo e non accese la luce? Il colpo fu sparato al buio. I filosofi razionalisti, caro sergente, ci insegnano che tutti i fatti hanno una loro causa specifica, ma che purtroppo la mente umana è limitata. Cioè? Non so spiegarle la ragione di questo mutamento di tecnica, sergente, né perché la seconda volta nella camera di Ada la luce fu accesa dopo lo sparo. Sia Chester che Sprut sono sicuri che quando sono entrati la luce era accesa. Già, ma perché farlo? Per fuggire meglio? Credimi, Markham, l'unico modo per risolvere questo enigma è penetrare nell'ambiente anormale di casa Green e cercare di capirlo prima che sia troppo tardi. È l'unica soddisfazione che mi rimane, dottore. Sapere che io sono un reale impedimento alle loro ambizioni, ai loro progetti. Finché esisto a questo mondo farete come voglio io. Non mi amate? Non fa niente, ma state qui, accanto a me, costretti a vivere in questa casa e ad occuparsi di me nonostante tutto fino alla mia morte, se vorranno il danaro. E poi che si sbranino pure, ma qui, fino alla mia morte. Devono aspettare. Va bene. Ma questo me lo puoi dire, Rex? Cosa cercavi nella scrivania di Chester? Io? E quando? Giorni addietro. Cos'è, mi spia adesso? Non tentare di guadagnare tempo. Cosa cercavi, la rivoltella? Stai cercando di accusarmi di aver ucciso Giulia. Uno di noi è stato. Sì, ma perché proprio io? Sta attento, Rex. Troppe cose di quelle che fai non mi piacciono. Alice, per esempio, quella che ti viene dietro per i tuoi soldi, non per la tua bella faccia. La vogliamo tenere fuori da questa storia, Alice? Che c'entra quella ragazza? Poi, perché avrei dovuto cominciare proprio da Giulia?
Era noiosa, possessiva, materna, egoista, ma forse migliore di tutti voi nei miei riguardi. Giulia aveva capito il tuo legame con Alice e lo disapprovava. Un giorno mi ha detto che avrebbe finito per licenziarla. Alice è migliore di te, di Giulia, di tutti noi! È migliore di tutti noi? Vuole solo sposarti, mira a diventare una Green, con tutto quello che significa. Basta! Sibilla! Se c'è qualcuno che mira al patrimonio dei Green, lo sappiamo bene chi è. È il tuo caro dottor Famblò. È il più informato di tutti sui nostri segreti. Credi che siamo tutti ciechi? Non lo vediamo quando sparisce nella tua stanza e là dentro si ferma per delle ore. Quando se ne va lo fa in punta di piedi. Per non disturbare? Di che cosa parlate in camera tua? Di quando i giovani Green e i loro amici, i loro sfruttatori, i loro avvoltoi potranno finalmente godere le ricchezze accumulate da un uomo che dietro di sé non ha lasciato che odio e denaro! Ai! Fatto male? No. Si rimargina bene. Quanti ne sono rimasti? Ancora 3. Peccato. Ti dispiace guarire? Adesso che sono ferita, tutti si accorgono di me. Anche tu. Certo, sono il tuo medico. No, non è soltanto questo. Io così mi sento meno sola. Meno sola. Lo sai che la tua reazione è molto infantile, Io non sono più una ragazzina. ma ti comporti come se lo fosse. Qui a casa ti vogliono tutti molto bene da sempre. Tua madre... Mia madre. No, mia madre non mi vuole bene. Lo crede perché io sono l'unica che si cura di lei, ma non sono che una serva fedele. Mi pare che tu stia un po' esagerando. Questa tragedia sta ingigantendo dentro di te le più piccole e normali contrarietà. Quanto siamo falsi tutti quanti qua dentro. Perché Sibilla l'altro giorno ha lanciato contro di me quelle accuse così orrende? Le sono saltati i nervi. Ma è stato un momento, devi capirla. È una cara ragazza che ti vuole bene. No, lei non è capace d'amore. Non vuole bene davvero a nessuno. Tu dovresti saperlo, e invece non lo sai. Ho paura di lei. È la più forte dei Green, l'unica ad avere la tenacia per mettere fine a questa situazione assurda. E poi... E poi cosa? E poi Sibilla ha un motivo preciso. Capisci cosa voglio dire? E a chi voglio riferirmi, vero? Via, basta con queste bambinate. Adesso riposa e cerca di guarire presto. Non dovresti telefonarmi. Lo so, oggi avrei dovuto pagarti, ma non posso. Devi avere pazienza, fidarti di me. Avrò presto tanto di quel denaro da comprare anche te e la tua lurida baracca. Poi sono un grosso investimento per te. Non vinco mai una scommessa. Sono la tua gallina dalle uova d'oro, quindi devi continuare a foraggiarmi. Prestami $1000 e puntali su Joe Kidd. È una scommessa sicura al 100%. No, vorrei che tu parlassi con William Ross. È il mio notaio e anche il notaio della famiglia Green. Cosa vuoi sapere da lui? Vorrei sapere perché delle persone che si odiano continuano a vivere nella stessa casa. Novità oggi? Sì, Kit sta impazzendo, non riesce a trovare traccia del ladro. Per forza, non si può trovare chi non esiste, John. Caro William, buonasera. Buonasera. Il procuratore distrettuale John Markham, William Ross. Molto Un bene. martini? Grazie. Io la conosco di fama, signor Markham. E la ringrazio, sto cercando di sbrogliare una matassa piuttosto complicata. Sta parlando del caso Green, William. Basse crede che la verità possa essere nel testamento di Tobias Green. Piacente, ma non posso fare dichiarazioni che possano venire usate dalla procura distrettuale contro qualcuno. Ah, non puoi dire niente, William. Vance, c'è il segreto professionale. E se ti dicessi che la vita di qualcuno può dipendere da te, William, per questo ho voluto che il nostro colloquio avvenisse qui in casa mia, dove la tua presenza è normale, visto che sei il mio notaio. Allora? Di che si tratta? Vogliamo sapere che cosa ha stabilito Tobias Green nel suo testamento. Che vada tutto alla moglie. Tutto alle mogli. E ai figli? Nulla. Erediteranno soltanto alla morte della madre. Compresa Ada? Compresa Ada. Dopo la morte di Giulia, gli eredi sono 4 ormai: Chester, Rex, Sibilla e Ada, tutti alla pari. C'è però una clausola inderogabile. Alla morte della signora Green erediteranno quei figli che in quel momento vivono ancora nella casa. È uno strano modo di tenere unita la famiglia, come mettere un branco di bestie feroci nella stessa gabbia. E se qualcuno dei figli si sposasse? Il vecchio Tobias aveva previsto anche questo. In caso di matrimonio non si perde il diritto all'eredità purché il coniuge venga ad abitare nella casa comune. C'è però una sola eccezione in proposito, per Ada.
Ada è la sola che sposandosi potrebbe lasciare la casa senza per questo rinunciare all'eredità. È impareggiabile il vecchio Tobias. Sì, però non aveva previsto che la trappola potesse diventare fatale per uno dei suoi stessi figli. Ma perché, signor Marca, lei crede che la morte di Io Giulia... ne sono convinto fin dal principio, William. In quella casa è incominciata una feroce gara di eliminazione. Perbacco. Io sono esterrefatto per quanto sto sentendo. Lei comunque è stato un ottimo collaboratore della giustizia. Grazie. Ma se le cose stanno come dite, io ritengo opportuno menzionare un'altra clausola del testamento Green. Quella che prevede che la biblioteca del vecchio Tobias, alla morte della signora Green, vada alla polizia di questa città. Alla polizia? Sì, ma la signora Green, finché vive, non permetterà a nessuno di entrarci, per rispettare la volontà del marito. Eh già, una porta chiusa che nessuno può aprire. Non siamo mai rimasti soli. Bisogna essere prudenti. Ormai tutti si sono accorti di noi. Beh, ti aspettiamo. Facciamoglielo sapere. Ma no, Alice, non è il momento. Ti ricordi quando eri tu ad avere il braccio al collo? Ti sentivi molto importante, un generale ferito in battaglia. Potessimo tornare a quei tempi, quando c'era ancora papà con noi. Tu gli volevi bene? Mi intimidiva. Non riuscivo mai a dirglielo. Forse ancora da quando ero bambino mi porto dietro questa difficoltà di esprimere quello che sento. Soprattutto oggi. Ti capisco, sai. Siamo tutti in un vicolo cieco qua dentro. Soprattutto tu e io. Ma dobbiamo trovare il sistema per uscirne, vivi o morti. Io preferisco vivo. È una strana maniera di esprimerti dopo quello che è successo. La morte mi ha già sfiorato una volta. Senti, anche con me ti è difficile parlare. No, con te no, anzi. Io devo risolvere una storia, Ada. Una storia che può risolvere la mia vita, le mie incertezze, il mio stato di salute. Sei innamorato? Lo avevo capito da un pezzo, sai? Davvero? Certo. Beh, ma hai preso proprio per una stupida. Chi non se n'è accorto qua dentro che tu e Alice? Sai, mi fa piacere che tu sappia del mio segreto. Mi disapprovi, Ma che dici, Rex? Alice è molto bella. A me non importa che lei sia una cameriera, anche se so che tutti cercheranno di ostacolarmi nel mio progetto. Io no, Rex. Per quello che conto in questa casa. Ma per me conti moltissimo. Sei l'unica con la quale posso parlare, alla quale voglio bene come una vera sorella. Sapessi quante volte ho pensato che quella sera, mentre io ero fuori con Alice, tu hai rischiato di morire. E Giulia? Giulia, io devo dirti una cosa a proposito di quella sera. Tanto io che Alice abbiamo dichiarato alla polizia di aver trovato il cancello accostato, facendo pensare che qualcuno potesse essere entrato in casa. E invece? Era chiuso? Sì, l'ho aperto io con la chiave. Ho fatto entrare prima Alice, poi sono entrato io dopo qualche minuto. Capisci cosa vuol dire, Rex? Vuol dire che uccidere Giulia e a ferirti alle spalle è stato qualcuno che abita in questa casa. Ne sono convinta da un pezzo anch'io. Ma a questo punto è necessario che tu vada alla polizia e dica del cancello chiuso. Ho paura. È necessario parlare ora, Rex. Anche io devo dire qualcosa di molto grave alla polizia. Qualcosa che conferma in modo definitivo che l'assassino è in questa casa. Una specie di piantina, insomma. Il disegno del piano superiore di casa nostra. Mi sembra importante. L'ho trovato ieri sulle scale. Il piano superiore è quello dove ci sono tutte le vostre stanze, vero? Sì, e la cosa che mi ha spaventata è che sulle camere di Giulia e mia erano disegnate 2 croci. Come a significare che in quelle camere il colpo era già stato dato. È quello che ho pensato subito anch'io. Mi vuole mostrare il disegno, signorina? Non l'ho portato. Ho pensato che non fosse necessario. Perché avrei dovuto portarlo? Ne ha parlato con qualcuno dei suoi? Con Rex. Quando vi raccontò del cancello e del suo incontro notturno con Alice, ho capito che di lui potevo fidarmi. Suo fratello Rex ha sempre mentito finora con noi, perché? Rex ha paura, come tutti noi.
La versione del delitto compiuto da un ladro sembrava risolvere ogni cosa. E così un cancello aperto faceva comodo. Ora finalmente si è deciso a dire a lei la verità. È uno strano ragazzo, Rex, molto sensibile. Lui riesce a parlare, a esprimersi, soltanto quando sente che chi lo ascolta ha fiducia in lui. Io penso che ancora non abbia detto tutto quello che sa. Non si preoccupi, cercheremo di metterlo a suo agio in modo da sapere il più possibile. Sì, ma non in casa, per carità. Troppa gente, troppe cose. Non parlerebbe mai lì, avrebbe paura. Fatelo venire qui, adesso. Forse posso aiutarlo. Posso persuaderlo a parlare. Non mi sembra una cattiva idea questa. Sarebbe anche utile avere quella piantina trovata sulle scale. Si potrebbe esaminarla, analizzarla. Se volete posso chiedere a Rex di portarla qui. Non ha torto, signorina. Facciamo questa telefonata. Chiamami Casa Green, per favore. Il signor Rex Green, lui personalmente. È sicura che verrà? Perché non dovrebbe se sono io a chiederglielo. La reticenza di Rex è determinata soltanto dalla paura. Sì? Il signor Rex Green? Sono il procuratore distrettuale Markham. Qui da me c'è sua sorella Ada. Vorrebbe dirle qualcosa. Prego. Ada? Come? No. Ma perché? Io non me la sento. Rex, sii ragionevole. Che cos'hai da temere? Ci sono anch'io qui e sono tutti molto gentili con me. E poi ho bisogno che mi porti quella piantina di cui ti ho parlato. È proprio necessario che venga io. Te la mando da Sprut la piantina. No, lo sai, non ne ho parlato a nessuno. Sì, hai ragione. E dove l'hai messa? L'ho nascosta nella nostra buca delle lettere, capito? Ah sì, la buca. Mi raccomando, non farti vedere da nessuno. Appena l'hai presa, vieni subito qui, nell'ufficio del procuratore. Intesi? Va bene, intesi, sì. Non riesco a spiegarmi la ragione di questo ritardo. Forse Rex ci ha ripensato e non viene. Mi dispiace. E se avesse tagliato la corda? Sergente, cosa diavolo sta dicendo? Ha ragione il sergente a sospettare di tutto, date le circostanze. Anche se io non credo che Rex sia fuggito. Ha troppa paura per farlo. Appunto perché ha paura. Proviamo a telefonare di nuovo. Sì? C'è il signor Green. Chiede di poter parlare al signor procuratore. Va bene, fallo passare. Ero sicura che Rex sarebbe venuto. Chester. Ma noi veramente aspettavamo suo fratello Rex. Rex non può venire. È stato ucciso pochi momenti fa, nella sua stanza. L'assassinio di Julia Green e il ferimento di sua sorella Ada sono avvenuti poco tempo dopo il fatto della canarina, che voi già conoscete. Il caso si presenta abbastanza singolare.
Un ladro penetra in una ricca casa della 52esima strada, contempla in sala da pranzo la preziosa argenteria dei Green e poi d'improvviso si spaventa. Sale le scale, spara a 2 donne nelle loro camere da letto e poi fugge. Questa è la prima versione del sergente Heath della polizia. Commovente ma non convince. Non convince Chester, il maggiore dei Green, e non convince nemmeno me. La casa Green è, secondo una definizione dei newyorkesi, una reliquia dell'ancien régime, tale destinata a rimanere per almeno 25 anni, secondo le disposizioni testamentarie del vecchio Tobias Green, il fondatore, morto diversi anni fa. Il patrimonio dei Green è per ora amministrato dalla vedova di Tobias, una vecchia signora paralizzata e insopportabile. Alla sua morte il patrimonio verrà diviso in parti uguali fra i 5 figli, 4, perché Giulia è stata assassinata. I 4 figli superstiti sono Chester, il maggiore, un appassionato delle corse ai cavalli, Sibilla, inquieta, affascinante, che ha chiaramente un affaire sentimentale con il dottor Van Blon, il medico di famiglia, che va e viene dalla sua stanza, Rex, un giovane nevrotico, e Ada, che il misterioso assassino ha ferito ad una spalla e che è soltanto una figlia adottiva del vecchio Tobias Green. Forse è questa la ragione per cui Ada non è molto amata in famiglia. Anzi, Sibilla, sia pure in uno scatto di nervi, è arrivata ad accusare la sorella di aver assassinato Giulia. Sì, non si può dire che regni un'atmosfera di amore sviscerato in casa Green. Ho detto tutto. Ah no, i domestici. I domestici sono 3. Sprut, un maggiordomo all'antica, la signora Hemmin, bigotta, apocalittica, e Alice Burton, giovane che si crede irresistibile. Ora, come si sa, non è corretto che i domestici e i camerieri siano gli autori dei delitti. Ma questa Alice Burton entra nella vicenda dei Green in modo perlomeno singolare. Infatti stava per irretire con le sue arti il giovane Rex, al fine evidente di sposarlo. Ho detto stava? Ah sì, perché anche Rex infatti è stato assassinato. Stamani. Fatto che annulla completamente i sospetti di Sibilla su Ada. Sì, perché Rex è stato assassinato proprio mentre Ada si trovava nell'ufficio del mio amico Markham, c'ero anch'io, il procuratore distrettuale di New York, per annunciargli di aver scoperto in casa una piantina del primo piano in cui, in corrispondenza delle camere della povera Giulia e di lei stessa, Ada, figurano segnate 2 piccole croci. Markham, c'è un fatto sorprendente. Rex è stato colpito di fronte e da vicino. Sul suo viso ci sono ancora tracce di polvere da sparo. Eppure la sua espressione è calma, naturale, nessun segno di spavento, di orrore, come invece sul viso di Giulia. Eppure deve aver visto chi gli stava di fronte con la rivoltella in mano. È molto strano, infatti. E anche stavolta la rivoltella è una calibro 32. Già, stessa arma, stesso assassino. Il poliziotto di guardia al cancello è certo di non aver visto entrare nessuno. Ma perché ha ucciso in pieno giorno? Perché l'assassino non ha aspettato la notte? Ha corso un rischio simile? Rex stava per venire nel mio ufficio pronto a parlare. È stato ucciso dopo la vostra telefonata. Ma come faceva a saperlo? Sprut. Sì, signore. Quanti telefoni ci sono in casa? L'apparecchio centrale è nel vestibolo. In tutte le stanze di questo piano, ovviamente, ci sono le altre derivazioni. Questo vuol dire che si può ascoltare una telefonata anche dagli altri apparecchi della casa. Sergente, non si affanni a cercare la misteriosa piantina. Se Rex è stato ucciso perché non parlasse, anche la piantina sarà scomparsa, sergente. Dov'è la cassetta postale di casa? Non capisco cosa voglia dire, signore. Fuori dalla porta c'è la cassetta postale. Non parlo di quella, dico qui, dentro casa. Distinguo. Per la posta in arrivo e in partenza ci serviamo di un vassoio che è nel vestibolo. Ma oggi è completamente vuoto. Non si preoccupi, sergente, per la sparizione di quel foglietto, non le sarebbe di grande aiuto. Chi era in casa al momento della telefonata e del delitto? Tranne la signorina Ada erano tutti in casa. Anche il dottor Van Blom, signore. Buono degli altri, più affettuoso, ma anche lui mi trascurava come tutti gli altri. Anche per Rex è stata una giusta punizione.
sia così importante e urgente vedere questa camera? Sono curioso di sapere quali erano le letture preferite del vecchio Green e perché ha fatto un lascito della sua biblioteca alla polizia. Vuoi vederla proprio adesso? Subito? Sì. Faccia sparire proprio quello che sto cercando. Vabbè, cercheremo di convincere la signora Green. Se non vorrà consegnarci le chiavi con le buone, faremo buttare giù la porta da Heath. Ecco. Indifferenza, cinismo. No, signor Markham. Perché dovrei mettere tutti a parte delle mie segrete sofferenze? Non piango per la morte di Rex come non ho pianto per la morte di Giulia. Via, signora Green. Non la stiamo criticando. I sentimenti umani sono insondabili e soprattutto incomunicabili. Ecco, dice bene lei, signor Vance. Ciò che è accaduto in casa mia è determinato da una fatalità oscura e io ne sono la prima vittima. Qui dentro sono odiata da tutti perché sono l'unico naturale ostacolo alla ricchezza e alla libertà. Io sono il simbolo di questa casa, il simbolo di ciò che costringe i miei figli a vivere insieme e male. Sono obbligato a chiederle la chiave della biblioteca del compianto signor Green. Mai! Non l'avrete mai! Da 5 anni in quella stanza non ha messo piede nessuno. Io rispetto la volontà di Tobias. Io l'ho adorato. E anche adesso per me continua a vivere. E qui cammina in queste stanze, si ferma accanto a me e mi parla. E io lo difenderò contro chiunque tenterà qualsiasi cosa. Io comprendo i suoi sentimenti, signora, ma mi vedo costretto a insistere. Ma piuttosto dovrete uccidermi! O avrete il coraggio di usare la forza in casa mia? Se mi obbligherà, darò ordine di buttare giù la porta. Sia gentile. Cara signora, sia gentile. Siete tutti gli stessi, tutti uguali. Mi fate soffrire anche voi come gli altri, i miei figli che mi odiano e che vorrebbero vedermi morta. Grazie, signora Green. Sarete puniti, come tutti quelli che mi vogliono male. Sarete puniti. E allora... Craven! Strano che la serratura sia così scorrevole dopo tanto tempo che è chiusa, Mark? Le tende non sono state tirate da anni, certo. Il tempo è passato qui dentro col suo carico di polvere dappertutto, tranne su questo tavolo. Guarda, Mark, e questa sedia. Qui qualcuno si è seduto di recente. Mozzicone di candela. Già, il vecchio Tobias Green vuole essere fedele alla tradizione di ogni fantasma che si rispetta. Non accende la luce elettrica, ma si arrangia con qualche candela. La biblioteca è chiusa per tutti, eppure qualcuno viene qui di notte e si guarda bene ad accendere la luce. Con le tende tirate e la candela accesa è sicuro che nessuno lo vede. Signor Vance, a proposito della calibro 32, qualcuno potrebbe aver nascosto qui dentro la rivoltella. Non sarà facile trovarla, sergente, ma lei cerchi pure. Certamente. Guarda, Markham, John Gleister, tossicologia e igiene pubblica. È un testo piuttosto raro nei miei ricordi universitari. Alexander Winterblight e i veleni, loro effetto e modo di scoprirlo. E quest'altra? Guarda qua. È l'opera fondamentale di Friedrich Brüggelmann, dell'isterismo. Eccolo qui, il vecchio Tobias Green. Fronte ampia da studioso, naso volitivo da dominatore e occhi gelidi. È un tipo non comune, un carattere interessante. Senti, Vance, qui si tratta di scoprire la personalità dell'assassino. Non capisco il tuo improvviso interesse per il vecchio Tobias Green. Ma perché è qui, in questa stanza avvelenata, che possiamo capire il suo carattere e da esso risalire a quello dell'assassino. Ma il collegamento, scusa, che relazione ci può essere fra uno morto 5 anni fa e l'assassino? Io sono del parere del signor procuratore, non vedo il legame. Ma perché pensate tutti e due a un movente concreto, materiale? Perché tu credi che l'assassino non abbia un movente concreto? E l'eredità? Ma sì, certo, l'eredità, ma io non la considero un movente concreto, o almeno non determinante. Le ragioni per cui qualcuno ha ucciso sono molto più sfumate, più segrete, remote, si ricollegano al clima morale creato in questa casa da Tobias Green. Questi libri nascondono una verità spaventosa e
come se fosse lui stesso, il vecchio Green, a uccidere con la mano di un altro. Sì, ma perché avrebbe dovuto farlo? Per vendicarsi? Esatto, per vendicarsi dei figli che lo hanno tradito. Comportandosi in modo così indegno, così diverso da come lui avrebbe voluto. Scusi, signor Vanzi, siamo nella magia, io non posso credere a queste storie. Gli assassini sono esseri reali, in carne ed ossa, che agiscono per motivi più che concreti. Markham, volevo dirti, io... Guarda, qui c'è tutto. Il nome della nave, il giorno, l'ora della partenza, il primo porto di sbarco in Europa. E tra 5 giorni, via. Potevi parlarmi di questo progetto prima di prendere i biglietti. Perché, amore? Ma non capisci che se partissi adesso tutto sarebbe perduto, tutto quello che per anni abbiamo sofferto per ottenerlo. Sibilla, io non voglio perderti. Lascia stare questo sporco denaro. Vieni via da questa casa. Io lo voglio il denaro perché mi appartiene. Se resto qui lo difendo, fuggendo lo perdo. Già 2 di voi sono morti. Chi sarà il terzo? Chester? Ada? Tu? Hai detto un nome di troppo. L'assassino potrebbe essere uno di noi 3. E partire adesso con te sarebbe come confessare la mia colpevolezza. È assurdo, Sibilla. Chi può sospettare di te? Chi? Ma tutti io avrei lo stesso movente degli altri. Il grande patrimonio dei Green che diventa di morte in morte più consistente. Non si deve più dividere in 5 la morte della nostra tenerissima mamma, ma in 3, per ora. Andiamo via, Sibilla. Partiamo. Io non voglio che tu corra altri rischi. E la fine dei Green sta scritto nei libri sacri. Uno dopo l'altro, come è giusto che sia, moriranno perché devono scontare la loro vita di peccato. Lasciamo stare per un momento i disegni imperscrutabili della divinità, signorina Hermine, e mettiamo i piedi in terra. Ha mai visto nessuno entrare nella biblioteca? Come? Cosa ha detto? La biblioteca? No, no, quella stanza è chiusa da quando è morto il povero signor Tobias. Non c'entra nessuno, nessuno. Ma perché si spaventa tanto a sentir parlare della biblioteca, signorina Hermine? Cosa c'è dietro quella porta che la turba tanto? Il demonio! C'è il demonio in quella stanza. La porta è chiusa da 5 anni. Nessuno ne ha più attraversato la soglia. Eppure si sentono frusci, rumori, o si vede nelle fessure della porta come il bagliore di una luce. Poi i frusci ricominciano come dei passi. Come dei passi? È una casa stregata questa. È lui, il demonio, lo strumento usato dalla divinità per seminare la morte qui dentro. Ora lo avete disturbato e lui si vendicherà. Dolore e morte, ancora dolore e morte finché vivranno i Green. Una fiala di strichinina. Sì, è stato sottratto dalla mia borsa, che avevo lasciato, come sempre, d'altra parte, sul tavolo del corridoio. Quanto tempo occorre, dottore, perché una dose come quella che le è stata sottratta uccida una persona normale, diciamo? Pochissimi minuti. E esistono degli antidoti? No. Dobbiamo essere pronti a intervenire, sergente. Cosa propone come misure di emergenza? Sostituire immediatamente l'infermiera della signora Green con una nostra agente. Sta bene. Se ne occuperà lei, dottore, inventando una scusa per la signora Green in modo che tutto possa sembrare normale. Lo farò subito. Ha un consiglio, dottore. Non parli con nessuno della scomparsa del veleno. Stia tranquillo. Con nessuno? Le ho detto di stare tranquillo. Anzi, farò di più, signor procuratore. Non posso fermarmi qui tutta la notte senza destare i loro sospetti, ma cercherò di restare con loro fino a tardi. Ho dato disposizione di far venire subito la O'Brien, mi sembra il tipo più adatto. E all'occorrenza se la cava benissimo anche come infermiera. Farò sostare un'autoambulanza 24 ore su 24 qui di fronte.
in modo che un dottore di guardia possa intervenire subito al primo allarme. Molto bene, sergente. Purtroppo temo che tutte queste precauzioni risulteranno inutili, sergente Heath. Cosa intendi dire? Chiunque sia l'assassino sa benissimo dove vuole arrivare e come deve agire. È come se fosse guidato da una forza soprannaturale che gli impedisce di fare il benché minimo errore. Sono incorreggibili. Fanno di tutto per dispiacermi. Ora mi hanno cambiato anche l'infermiera. E in peggio. La smetta. So farlo da me. Lasci tutto come si trova. Il sonnifero. Sono abituata a prenderlo più tardi e da sola. Lo faccio sempre da sola. Il sergente Heath mi ha comunicato che stanotte per fortuna non è successo niente. In cambio dice di avere una nuova pista. I debiti di Chester Green. Certo, Heath ha il difetto di puntare sempre sul dettaglio insignificante, trascurando il quadro generale. È proprio di questo che volevo parlarti, John. Senti, Van, io ho molto da fare, lo sai. In ufficio mi aspetta. Aspetta, John. Tu sai che fra un bel quadro e una bella fotografia esiste un abisso. Che differenza c'è, poniamo, fra il paesaggio col castello di Stein di Rubens, ecco, e la fotografia dello stesso castello scattata da un turista occasionale? Che differenza c'è? La differenza consiste in questo, che mentre la fotografia è la riproduzione del reale, così come in natura, il quadro invece obbedisce a un disegno ideale preordinato, in cui l'artista ha eliminato tutti i dettagli superflui, piegando la realtà alla sua intuizione del vero e rendendo un tutto omogeneo e armonico. E allora? Allora, la pittura è unità, mentre la fotografia manca di logica estetica, è piena di dettagli superflui. Molto istruttivo, ma dove vuoi arrivare? In casa Green. Però prima permettimi un'altra piccola divagazione, John. Spesso davanti a un quadro lo spettatore non riesce a distinguere così a prima vista il disegno sottile e intricato che c'è sotto. Occorre uno studio accurato, attento, perché questo disegno si riveli e soltanto allora apparirà in tutta la sua unità la concezione creatrice dell'artista. Ritmo, forma e armonia. Bene, tutto questo servirà a rendere più proficue le mie visite alle gallerie d'arte, ma non vedo che rapporto ci sia fra... La conclusione è questa, John. Noi finora abbiamo considerato i diversi avvenimenti del caso Green come i dettagli staccati l'uno dall'altro di una fotografia, mentre il caso Green non è una fotografia ma è un quadro, in cui ogni avvenimento non è casuale ma obbedisce a un disegno preordinato. Bisogna decifrare questo disegno se vogliamo capire il quadro. Pronto? Qui Casa Vance. Per te sarà semplice. Un momento. Molto limitato. Comunque il quadro è troppo complicato, non riesco ad afferrarne il disegno nascosto, capisci? E per lei, signor procuratore. Grazie. Pronto? Sì, va bene. Vengo subito in casa Green. Era Sprut al telefono. Ada. Cosa è successo, Sprut? La signorina Ada? Faccio strada, signore. Ada, siamo felici di rivederla, in piedi. Grazie di essere venuti. Grazie, puoi andare. Io vi avrei chiamato anche prima, ma ho avuto paura. Devo dirvi una cosa terribile, accaduta questa notte. Sì, ma adesso si calmi, siamo qui noi. È terribile, vi dico. Questa notte io mi sono svegliata, avevo sete. Allora sono uscita dalla mia stanza per scendere qui in cucina. Ero ancora in cima alle scale quando ad un tratto ho sentito un leggero rumore vicino alla biblioteca. Allora mi sono fermata per la paura, non riuscivo più a muovermi.
La porta della biblioteca si è aperta, lentamente, senza rumore. La casa era completamente al buio e la persona che stava uscendo da lì aveva una candela in mano e la luce della candela illuminava il suo viso. Era nostra madre e camminava. Era lei, vi dico, ne sono sicura. Avvolta nel suo grande scialle orientale, ha cominciato a salire le scale, lentamente. Il suo viso e il suo sguardo erano terribili. Io sono fuggita e mi sono chiusa nella mia stanza, ma non potrò mai dimenticare quegli occhi, quella figura che avanzava verso di me. Che cosa penserei se vedessi la signora Green camminare? Di essere impazzito oppure vittima di un'allucinazione? E se potessi accertare che il suo cervello funziona perfettamente? In tal caso griderei al miracolo. Spero che non arriveremo a tanto. Anche se la storia della medicina abbonda di miracoli terapeutici. La signora Green soffre di una paralisi organica a tutte e due le gambe da 3 anni. Se riuscisse a muoversi, tutte le leggi fisiologiche oggi note sarebbero sovvertite. Che cosa mi risponderebbe, dottore, se le dicessi che la biblioteca dei Green è piena di testi sull'isterismo? Lei conoscerà certamente il trattato di Schwarzwald, paralisi di origine isterica. Le risponderei che quei libri non hanno un rapporto più stretto con la situazione di quello che potrebbero avere, non so, il Don Chisciotte e la Divina Commedia. Mi spiace contraddirla, dottore, ma io credo che un rapporto invece si possa trovare. Spero che lei non rifiuti un consulto con il nostro medico di fiducia, dottore. Beh, se devo essere sincero, le dirò che la prospettiva non mi fa affatto piacere, perché in tal caso vuol dire che si dubita di me, ma non posso fare altro che accettare. Domani le va bene? Il dottor Oppenheimer è disposto a fare una visita. Lo conosco. Gli telefonerò e l'accompagnerò io stesso in casa Green, anche se la visita è completamente inutile. La ringrazio, dottore. E da noi stiamo cercando di evitare una terza vittima. E per questo dobbiamo fare ogni sforzo, tentare ogni strada. Finora avevamo escluso ovviamente da tutti i sospetti la signora Green. Ma adesso non possiamo che comprendere anche lei insieme agli altri. A tutti gli altri. Dottore, signor Vance. Caro dottor Famblon?
Come mai così presto stamane? Dobbiamo visitare la signora Green con il dottor Oppenheimer. La signora si è già Non ha svegliata? ancora chiamato, signora. E l'infermiera? Non l'ho vista, non è ancora accesa. Strano. Eh sì, sono già le 7. Dovrebbe aver già fatto l'iniezione alla paziente. Andiamo? Ah, Sprut. Sì? Venga su anche lei. Non vorrei che fosse successo qualcosa. Signorina? Signorina, vuole aprire? È chiusa. Mi permetta, signore. Lasci che provi io. È chiuso dall'interno, signore. Signora Green? Signorino O'Brien? Bisogna forzare la porta. Sì. Che cosa succede? La porta è chiusa dall'interno e nessuno risponde. Mi aiuti su, Sprut. Sì. Aspettate, pianchiamo dal balcone. Passate per la mia stanza. Il balcone comunica con... Andiamo, Sprut. Andiamo. È morta. Avvelenamento. E l'infermiere dov'è? Di solito riposa lì, signore. Dio mio. È viva. È stata addormentata. Certamente sonnifero. Mi spiace che proprio lei, uno dei nostri migliori elementi, sia andata a cadere in una trappola così semplice. Era tutto molto tranquillo. Ho atteso che la signora Green cenasse e poi ho preso una tazza di tè e mi sono ritirata nello stanzino a leggere. Il sonnifero era stato messo proprio nella tazza da tè. E lei non si è accorta di niente. Markham, io direi piuttosto di occuparci del veleno che ha ucciso la signora Green. Lei ci scuserà, signorina, ormai per lei il pericolo è passato. Stanno analizzando i residui del liquido contenuto nel bicchiere. Quello del sonnifero che la signora Green prendeva ogni sera. La stricnina potrebbe essere proprio lì. Il sonnifero di solito lo preparava l'infermiera? Lo preparava lei il sonnifero? No, era la signora stessa che teneva a prepararlo da sé. Signorina, scusi, lei ieri sera ha chiuso la porta a chiave. Perché? Non l'ho chiusa io. Mi ero messa a leggere. Aspettavo di scendere più tardi in cucina. Ho capito quello che stai pensando, Vance. La porta è chiusa dal di dentro. Il sonnifero a gocce preparato dalla stessa paziente. La morte stessa della signora Green la sera prima della visita fiscale del medico della polizia. Allora la signora Green potrebbe essersi avvelenata? È un'ipotesi che potrebbe risultare esatta. Vediamo allora. La signora Green capisce che con la visita del medico della polizia il suo trucco di fingersi paralizzata verrà smascherato. Allora preferisce morire anziché venire accusata dei delitti commessi. Addormentata l'infermiera si alza, chiude la porta a chiave e versa il veleno nel sonnifero. Ciò che spiegherebbe perfettamente la porta chiusa dal di dentro. Un assassino come potrebbe essere uscito? No, Heath, no. Un'uscita c'è, la porta finestra. Che dà sul balcone. E il balcone comunica con la camera di Ada. Ma la ragazza si sarebbe accorta se fosse entrato qualcuno. Markham, dimentichi che il balcone dà anche sulla camera di Rex, che è vuota. Quindi l'assassino potrebbe essere entrato lì e poi tranquillamente aver raggiunto l'interno della casa. Una fila di potrebbe, sarebbe. Tutte ipotesi. Nulla di concreto, però. Sono io che sostengo che le ipotesi non servono a niente. Comunque, qualcosa di preciso lo sapremo quando il dottor Oppenheimer ci porterà i risultati dell'autopsia sul cadavere della Green. Bene. Allora ricominciamo pure con gli interrogatori. Signorina, lei vada pure. Vada a riposare. Markham, se permetti, andrei anch'io. Non rimani per gli interrogatori? No, non mi interessa ascoltare le lamentazioni della cameriera, le invettive della cuoca, non mi interessa. Diranno poco, quel poco non servirà a niente. Resto della mia opinione, Markham. Chi deve parlare è questa casa. Sono queste pareti. Qui si nasconde la verità. Io devo cercare il modo di farle parlare, queste pareti.
Signorina Ada, Da tanti anni non entravo qui. È una strana sensazione. come annullare il passato, come se suo padre fosse ancora vivo. Per me era un premio entrare in questa stanza. Ci rimanevo per delle ore insieme a lui. Gli piaceva parlare con me più che con gli altri. Mi raccontava tante cose e io lo ascoltavo, in silenzio. I suoi veri genitori, li ricorda? I genitori che riconosco sono quelli di cui porto il nome. Gli altri avevo 3 anni quando li ho perduti. Ha ragione, il sangue a volte conta così poco. È la comprensione, l'affetto, l'amore di chi ci sta vicino che a poco ci forma e ci dà una personalità. Signor Vance, lei è molto buono con me. Io in questa casa mi sono sempre sentita sola, isolata. L'unica persona dalla quale mi veniva un po' d'affetto dopo la morte di papà Tobias era la vecchia signora, anche se me lo dimostrava a modo suo, qualche volta persino con asprezza. E i suoi fratelli? I miei fratelli? Io li ho amati, ma loro sembrava sempre come se non mi vedessero neppure, come se io non esistessi. E adesso anche la mamma è morta e io mi sento perduta, completamente sola. Ada, senta, se la polizia avvalora l'ipotesi della colpevolezza della povera signora Green, tutto può cambiare in questa casa. Lei, Sibilla e Chester non sarete più forzati a vivere qui insieme. Il patrimonio dei Green sarà completamente vostro. Sibilla e Chester se ne andranno. Io resterò da sola, qui. Avrò del denaro, molto denaro. Ma che conta? Non ho amici, non ho nessuno. Il denaro per me non ha mai avuto importanza, mi creda. Nessuna importanza. Io sono stanca di vivere in un mondo arido, in cui tutti si odiano proprio per questioni di denaro. Non sia così pessimista, Ada. Lei è una ragazza molto intelligente. Può fare della sua vita tutto quello che vuole. Forse ha vissuto troppo a lungo qui, in questo clima torbido, malato. La vita di fuori mi fa paura. Non ho il coraggio di affrontarla da sola. Non può aiutarmi nessuno. Nessuno? Nemmeno il dottor Famblon? Lui? No. Il dottore ha altri interessi, diversi da me. Ma le cose possono cambiare, Ada. Una sigaretta? No. Ma questa è la piantina. Dove l'ha trovata? È sicura che si tratti dello stesso foglietto? Sì, mi sembra proprio di sì. Ma ci sono state aggiunte altre 2 croci, quella di Rex e quella della mamma. Già. È proprio la stessa. Qui in biblioteca, vero? Un ottimo nascondiglio. Forse c'è anche la rivoltella qui in giro. Il sergente Heath ha messo tutto a soqquadro qui dentro, può immaginarlo, il suo mestiere, ma questa volta niente, nessun risultato. La rivoltella non c'è. Allora era tutto vero? Non erano allucinazioni, visioni le mie. Qualcuno veniva qui di notte e io ho creduto che fosse mia madre. Sì, Ada. Non erano allucinazioni le sue. Ma ha visto, signor Vance? Cosa? È la pubblicità di un incontro di box, una reclama. Ma perché la stupisce tanto? C'è qualcuno che lei conosce che si interessa di box? Sì, mio fratello Chester. La diagnosi del collega Famblon era rigorosamente esatta. Non v'è dubbi che la signora Green fosse da lungo tempo paralizzata. Un'altra ipotesi che salta. Fra qualche ora, dopo l'autopsia, potrò confermare definitivamente la mia convinzione. Se lei pensa ancora, però, che la signora Green potesse essersi alzata, si sbaglia. La signora Green è stata avvelenata nel suo letto. No, non è possibile. Io sono sicura di averla vista. Il dottor Oppenheimer è riuscito a fare la sua diagnosi anche se la signora Green è stata assassinata. Sua madre non poteva camminare. Signorina, perché ha mentito? Mentito? Io? Sì, voglio dire, perché ci ha raccontato che... Io ho visto mia madre camminare. Ma non poteva essere lei. Ma portava il suo scialle. Sono sicura che fosse lei. Già, lo scialle. Forse qualcun altro in questa casa aveva l'abitudine di portare lo scialle di sua madre?
Non lo so, io sono sicura che... Su, andiamo, signorina. Non è il momento di difendere nessuno, questo. Chi è che aveva l'abitudine di indossare quello scialle? Beh, io mi sarei accorta se si fosse trattato di Sibilla. Bene. Avete saputo che gioco alle scommesse e che ho perso molto denaro con John Brown. E allora? Conosco Brown. Per chi non paga, sono guai grossi, molto grossi. Ma io l'ho pagato, quindi la storia è finita. L'ha pagato l'altro giorno, con questo. Un assegno firmato Rex Green. Avevo chiesto a Rex di farmi un prestito. Il giorno stesso della sua morte? Perché lei questo assegno l'ha dato a Brown poche ore dopo la morte di Rex. Credevo che il compito della polizia fosse quello di combattere il racket delle scommesse. Scopro invece che il signor Brown è tanto amico suo da consegnarle l'assegno. Perché non dice anche che Brown mi paga per la sua protezione? Sono i tipi come lei che io detesto, signor Green. All'esterno una cornice di perbenismo, sempre pronti a parlare di onore, di patria, a salire in cattedra. Dentro marci, guasti fino al midollo. Non le permetto di parlare così in casa mia. La firma su quell'assegno è falsa, signor Green. Bene, ho rubato il libretto degli assegni di Rex e ho falsificato la firma. Dopo la sua morte? Aveva rifiutato di prestarmeli. John Brown mi aveva minacciato. Dovevo pagarlo assolutamente. Conosco i metodi di quell'uomo, anche se non riesco a provarli. È proprio per colpa di gente come lei, che per paura non parla. È per salvarsi che ha ucciso? Ma lei è impazzito? Per denaro avrei ucciso mio fratello Rex. Non solo Rex, ma tutti gli altri. Senza contare che adesso può entrare in possesso dell'eredità. E a dividere siete solo in 3. La pistola usata per i delitti è la sua. Ma l'ho perduta, mi è stata rubata. È lei che lo afferma. Dov'era il giorno che è scomparso il veleno dalla borsa del dottore? L'ho ripetuto 10 volte, nella mia stanza. E dopo la morte di Rex? Nella mia stanza. E quando è stata uccisa Giulia? Nella mia stanza. È stato sempre visto davanti alle porte delle camere delle vittime. Ma io stavo correndo per portare aiuto. O vi si trovava perché ne era appena uscito, dove aveva ucciso, fingendo di essere arrivato proprio in quel momento. Non è vero! Non è così, non potete provarlo. Le conviene parlare, Chester. La sua sorte è segnata. Se non è lei l'assassino, allora potrebbe essere la prossima vittima. Temo che la serie non sia finita. Il signor Vance. Non è molto ortodosso girondolare per le stanze altrui come un Casanova. O un ladro. Io e lei, Sibilla, sappiamo benissimo che nessun ladro è mai entrato in questa casa. Sono curioso per natura. Mi piace capire il carattere degli altri. Lei non può immaginare quale gamma di osservazioni offre la vita privata di ognuno. Quante cose si possono capire dal modo di vestire, di pettinarsi, di truccarsi di una donna come lei, per esempio. E che cosa ha capito dal mio modo di pettinarmi? Da tutto il resto, diciamo. Primo, che lei è una donna affascinante. Secondo, che ha una personalità piuttosto sfuggente. Nel senso che fugge, signor Vance? Preferisco che mi si sospetti piuttosto che diventare un'altra vittima innocente. Non posso darle torto. I superstiti di casa Green sono tutti in imminente pericolo di vita. Ma perché fuggire proprio adesso, dopo la morte di sua madre e non prima? Lei va diritto allo scopo. Allude all'eredità. Parlare con lei è un piacere, Sibilla, lei capisce subito tutto. Concessione per concessione, lei è la prima persona che apprezza queste mie qualità. È incredibile. Di solito non è così. Di solito do fastidio. Dicono che sono bella, madura di carattere, maschile. Sul bella sono d'accordo. Per tornare ai suoi propositi di fuga, Sibilla, ma non le sembrano un po' troppo scoperti? Proprio ora che ha acquistato il suo bravo diritto all'eredità? Mi piacerebbe vedere una volta la sua faccia sorpresa. Niente. Lei capisce sempre tutto prima degli altri. Sì, è vero, Chester, io e la piccola Ada siamo ormai ricchi, anche se questo denaro è costato un po' troppo sangue. E perché? Perché fugge allora? Sono spaventata. E il suo spavento è venuto così all'improvviso? Dopo la morte della mamma. D'improvviso ha deciso fuggo? Sì. No, Sibilla. La sua partenza non è improvvisa, Sibilla, è premeditata. Il suo caro dottor Van Blon si è premurato di acquistare i biglietti per il viaggio già da molto tempo.
Credevo che lei non fosse un poliziotto. Infatti, se questi biglietti fossero caduti nelle mani del sergente Heath, che è un poliziotto, sareste spacciati. Il vostro piano è lampante. Primo, uccidete 2 coeredi per rendere più sostanzioso il patrimonio. Secondo, eliminate l'unico ostacolo che si frapponga allo scatto dell'eredità, cioè la signora Green. Terzo, fuggite insieme per l'Europa. Perfetto come piano. Ma se fossi stata io ad architettarlo, sarei stata bene attenta a non commettere un grave errore. Cioè? Lasciare Ada viva. A proposito, Sibilla, Sono rimasto qui in casa Green fino a tardi anche ieri sera. Avevo paura per il veleno e pensavo che era meglio restare sul posto se fosse successo qualcosa. La signorina O'Brien sostiene che lei ha visitato la signora alle 10 di sera. Spruta afferma di averla accompagnata al cancello verso mezzanotte. Cosa ha fatto nelle 2 ore fra le 10 e mezzanotte? Ho trascorso quel tempo in camera della signorina Sibilla a parlare. Una circostanza curiosa. Ogni volta che accade qualcosa di grave in questa casa, lei si trova sempre in camera della signorina Sibilla. Ho molta amicizia per la signorina. Non sarebbe meglio che lei si decidesse a non fingere più con noi? E cioè, non capisco. Io non sarò intelligente come il signor Vance, ma sono un buon poliziotto quando si tratta di scoprire fatti concreti, come trovare un certificato di matrimonio dal quale risulta che siete sposati da 6 mesi. Bene. Dato che conoscete le clausole del testamento Green, potete capire il perché di questo segreto. Sibilla non voleva abbandonare la casa e conseguentemente ogni suo diritto all'eredità. Se si fosse saputo che eravamo sposati, sarei dovuto venire a vivere qui. Certo è una situazione pesante, insostenibile. Non ce la facevamo più a resistere. Avevamo già deciso di partire prima di oggi. Prima ancora di sapere della morte della signora Green. Morta avvelenata, dottore. E il veleno apparteneva a lei. È stato sottratto dalla mia borsa. Questo l'ho dichiarato subito. Potrebbe anche non essere vero. E lei potrebbe pensare che io... Ma è assurdo. Non è possibile. Ma tante cose sono assurde in questa faccenda, Mark? Una cosa però è certa, mi pare. Tanto lei che la signora Sibilla eravate senza via d'uscita in questa casa prima della morte della signora Green. Qui eravate costretti a incontrarvi di sfuggita sotto gli sguardi ironici di tutti, fingendo di essere soltanto dei buoni amici. Ora invece potete andarvene via, tranquilli e ricchi. Avevo tentato molte volte di convincere Sibilla a venire via abbandonando l'eredità, senza contare il pericolo incombente anche su di lei in ogni momento. Ma perché, scusi, dottore, non dichiarare pubblicamente il vostro matrimonio e accettare di venire a vivere qui? L'ho già spiegato il perché. No, dottore. Il perché è un altro ed ha un nome. Ada. E lei lo ha capito. Ha capito anche questo. Non è difficile capire che Ada è innamorata di lei, dottor Van Blom. E anche Sibilla lo sa. Ecco perché le 2 donne si odiano. Che cosa intende dire, signor Vance? Sibilla non è un'assassina. Questa è una storiella che ripetono tutti qui dentro. Di non essere capaci di uccidere. E intanto i morti sono già 3. Il che vuol dire che uno di voi è stato capace di farlo. E forse potrebbe farlo ancora. Forse stanotte stessa, dottore.
Hai detto che stasera accadrà ancora qualcosa. Perché? Stavo seguendo la vostra idea, John, tu e di Heath, sul movente del delitto, l'eredità. Se è vera, l'assassino non vorrà tirarsi indietro proprio ora che può mettere le mani sull'intera eredità. Senti, Vance, se hai degli indizi precisi, dimmi di che si tratta. Finiamola con questi funambolismi, eh? Ho un'idea, John, ma non vorrei parlarne per ora. Quello che è certo è che c'è sfuggita una componente determinante della personalità dell'assassino, la sua vitalità, la sua patologica fiducia in se stesso, quasi una fede incrollabile. E non possiamo far niente per evitare un altro delitto? Ma quello che potevo fare io l'ho già fatto, John. Già, stando qui a leggere, vero? È il libro di Hans Gross. Lo hai preso nella biblioteca dei Green? Ah sì, ma soltanto in prestito. È una lettura molto interessante, John, ti assicuro, molto. Hai proprio deciso di diventare un esperto in criminologia, insomma. Lo sono già. Andiamo, vieni, non c'è tempo da perdere. Il mio soprabito, Carrie. È caricata a salve, Ada. Questa è la rivoltella di Chester, con la quale lei ha ucciso Giulia e Rex. L'ho trovata stamani nel suo ingegnoso nascondiglio. Per me poteva bastare. Ma siccome la polizia dice sempre che ha bisogno di prove concrete, allora ho dovuto escogitare questa piccola messa in scena con la collaborazione di Sibilla. Mi odiate tutti. Mi avete sempre odiato. E come avete odiato questa casa che per me invece era tutto. Tutto. Dovevate essere felici con un padre come il vostro. Felici di poter vivere in questa casa con un uomo meraviglioso come lui. Non lo avete mai amato. Mai. Avevate soltanto paura di lui. E quando è morto non ho visto una sola lacrima nei vostri occhi. Anzi, avete cominciato a odiarlo ancora di più. E siete rimasti qui insieme soltanto per sete di denaro. Del suo denaro. Ma non eravate degni di possedere neanche un centesimo. Mentre io sì. Io ne ero degna. Io che lo avevo amato come una figlia vera. Tutti li avrei ucciso, tutti. Tutti tranne Chester. Lui lo avrei lasciato vivo perché finisse la sua vita in carcere. La stirpe dei Green distrutta per mano mia. Anzi no, per mano di vostro padre. Io non ero che uno strumento ubbidiente, sicuro, fedele. Perché Tobias Green mi amava e io dovevo ubbidirgli fino in fondo, eliminare questa montagna di odio che si era accumulata qua dentro soltanto per sete di denaro. Dicevo, io me ne rido del denaro. Io volevo solo amare, essere amata, dare amore. Invece sono sempre stata sola. Resterò sola per sempre. Niente poteva far supporre che la rivoltella si trovasse nascosta qui dentro. Allora Ada ha fissato la rivoltella nell'apposito supporto. Ha collegato questa cordicella col grilletto, si è posta con la spalla sinistra all'altezza giusta, poi ha preso l'estremo della corda, il colpo è partito, senza la spalla lo sportello si è richiuso. Quella era caricata a salvo e la rivoltella, è ovvio. Così Ada si è prodotta da sola la ferita alla spalla sinistra. Ma come hai potuto intuire che esistesse un marchingegno simile? Ma prima di tutto l'enigma della luce accesa. Perché l'assassino avrebbe dovuto accendere la luce dopo aver sparato? Invece ad Ada serviva la luce accesa per non sbagliare il colpo su se stessa. Bastava un errore, infatti anche minimo, e il proiettile l'avrebbe uccisa. Io l'accusai proprio in questa stanza di essersi ferita da sola. Un'intuizione la sua, Sibilla. Non certo dettata dall'amore.
Ma c'erano un paio di problemi allora da risolvere, prima della scoperta del nascondiglio. Dove era finita la rivoltella? E come aveva potuto Ada spararsi da sola alla spalla sinistra da Tergo? E Rex? Come ha fatto Ada a uccidere Rex, se si trovava nel mio ufficio? Ma seguendo lo stesso metodo, con un'invenzione in più. La storia della piantina della casa, che Ada disse di aver trovato e che in realtà aveva disegnato lei stessa. L'aveva mostrata a Rex, poi dal tuo ufficio Markham gli aveva telefonato dicendo di andarla a prendere nella loro buca privata delle lettere e portarla alla polizia. Fu quell'accenno di Ada alla buca privata delle lettere a mettermi sulla giusta strada, cioè la ricerca del nascondiglio. Per uccidere Rex, Ada ha seguito lo stesso congegno, puntando la rivoltella dall'altra parte e collegando l'estremo della corda al pannello di Rex. Rex ha aperto e è stato subito ucciso. Il pannello si è richiuso. Forse avevano scoperto questo nascondiglio da bambini, se ne servivano allora per i loro giochi. Ada se ne è servita per uccidere. È stata l'espressione di Rex a colpirmi, l'espressione del viso di Rex, senza la paura, il terrore che avrebbe dovuto avere vedendo qualcuno puntargli un'arma contro. Certo, nessuno avrebbe potuto immaginare. Infatti lei diceva sempre che il vero colpevole non poteva essere che la casa, la sua atmosfera, lo spirito di Tobias Green. E invece era solo avidità, desiderio di impadronirsi dell'intero patrimonio. Questo sarebbe stato un movente valido per lei, signor Chester, forse, ma non per Ada. No, non è stata la sete di ricchezza a spingerla e trascinarla, ma un motivo più profondo, uno strano, terribile miscuglio di odio e di amore, di gelosia e di sete di libertà. Ognuno di noi si è sempre sentito terribilmente solo in questa casa, ma non credevo che la solitudine per Ada potesse significare disperazione, follia. E soprattutto desiderio di vendetta. Sì, sono tutti fattori importanti, certo, la solitudine, il desiderio di vendetta per essere trattata in questa casa come una serva, ma il movente fondamentale, quello che ha dato ad Ada un coraggio mostruoso, quasi fideistico, non è stato l'odio, ma l'amore. L'amore per lei, dottor Van Blom. La speranza di realizzare finalmente con lei una vita diversa, felice e libera. Quando poi ha capito che lei era innamorato di Sibilla e Sibilla di lei, allora questa grande speranza di Ada è crollata. E allora è tornata dall'unica persona che l'aveva sempre amata, che non l'avrebbe mai tradita, mai lasciata sola, Tobias Green. Già, le visite notturne nella biblioteca chiusa, la lettura dei libri di criminologia. I libri di criminologia, certo, soprattutto Gross. In quei libri Ada ha imparato come uccidere. Sono delle vere guide al delitto. Sì, ma questo è ancora un particolare. Io ho capito Ada quando sono riuscito ad afferrare il sentimento profondo che la legava al padre. Una specie di processo di identificazione, verificatosi giorno per giorno, in questa casa in cui respirava odio. Ada non mente quando dice che ha ucciso per mano di Tobias Green. Forse noi siamo più colpevoli di lei. Cosa accadrà ora? Credo che non sarà condannata. È terribilmente sconvolta. È come se avesse preso coscienza di quello che ha fatto. Temo sia irrecuperabile. Può sembrare assurdo, ma fino a poco tempo fa, qualche minuto fa, Ada non si sentiva colpevole. I suoi delitti erano altrettante prove d'amore per l'unica persona che l'aveva sempre amata e che lei aveva sempre amato. L'Ada ha ucciso in una specie di stato di estasi in cui tutto è possibile. Poi noi siamo entrati con violenza nel suo mondo segreto, abnorme, costringendola a guardarsi per la prima volta, così com'è. E allora qualcosa dentro di lei si è rotto e Ada si è perduta per sempre.